Benvenuti, appassionati e ricercatori. Io sono Giacomo e questo è Spiritosi Podcast, il podcast per gli appassionati come me del tema di scienza dello spirito, ed è anche un podcast dedicato a chiunque stia percorrendo attivamente o anche parzialmente o abbia iniziato un cammino di crescita personale, ma soprattutto spirituale. Questo podcast nasce dall'esigenza di cercare di leggere e interpretare quello che stiamo vivendo, ovvero un tempo straordinario, un'epoca che secondo me ci impone un po' un rinnovamento su vari piani, sia sul piano fisico, quindi sul nostro corpo, ma anche sul piano psichico, ma soprattutto sul piano spirituale. Il nostro obiettivo qui è quello di fornire un po' qualche chiave di lettura nuova o anche qualche chiave di lettura alternativa per questa nuova era. Potremmo chiamarla nuova era, visto che cercheremo di fondere saggezza antica con le scoperte più avanzate che vengono dal mondo della fisica per risvegliare la nostra coscienza. Questo percorso, che possiamo chiamare il nostro percorso perché spero di non essere da solo in questo viaggio, sarà una strada che comprenderà il mondo olistico, ma anche la profondità dei concetti di anima, spirito, piuttosto che corpo, piuttosto che universo, piuttosto che coscienza universale, insegnamenti di Gesù Cristo, eccetera, eccetera. Possiamo dire che parleremo sicuramente della vera natura dell'essere umano e di quello che possiamo anche definire come olismo universale. Quindi esploreremo la natura spirituale dell'essere umano e vedremo come alcune fonti ci ricordano che l'uomo non è solo un corpo materiale, ma la risultante di possiamo dire tre valori dimensionali operanti insieme. Lo spirito, ovvero l'intelligenza, l'uomo vero, quello eterno, immutabile, che rimane sempre se stesso, il pneuma, o altresì definito anima, o corpo astrale, che è il dinamismo vitale astrale mutevole che fa da collegamento fra lo spirito e la terza parte, il corpo materiale, cioè quello strumento mutevole che di volta in volta lo spirito utilizza per fare esperienza di sé e per crescere, per conoscersi e per evolvere. La nostra reale essenza quindi è lo spirito. Noi abbiamo una natura tripartita, ma il nostro vero io, ego sum, è lo spirito. E la nostra evoluzione comporta l'essere sempre legati e spinti dal desiderio di fare sempre bene meglio e di crescere in un percorso di presa di coscienza e soprattutto di consapevolezza di sé. Questo viaggio, che possiamo anche definire viaggio interiore, è inseparabile però da riconoscere l'olismo nell'universo e la nostra collocazione in esso, cioè nel percorso di riscoperta di sé scopriamo anche la nostra connessione con il tutto, quindi non c'è solo io, ma c'è il noi o l'uno. L'universo, in un certo senso definito anche macrocosmo, è la totalità del microcosmo, quindi i singoli elementi che compongono il macroessere hanno delle leggi che rigovernano e sono leggi tra loro interconnesse. Noi siamo, se possiamo fare un parallelismo biologico, come degli enzimi di una cellula macrocosmica che noi qui chiamiamo Terra, che ha anche uno spirito e che ha un perché, e lo vedremo, e quindi il cosmo intero è un dinamico e inseparabile tutto, in cui ogni forma è una configurazione dinamica e transitoria nell'eterno divenire del tutto. Come secondo punto poi noi vedremo un po' di concetti di scienza, di spirito e anche un po' di nuove scoperte della fisica. Quindi approfondiremo come molti concetti spirituali mistici trovano ad oggi sorprendenti corrispondenze e conferme nella fisica moderna, ma soprattutto quantistica. La scienza della nostra Terra e i nostri scienziati dovrebbero dedicarsi allo studio delle strutture cosmofisiche che governano la nostra cellula cosmica. Scopriremo, andando un po' nel profondo, come la fisica atomica e subatomica, esplorando la realtà oltre
i nostri sensi, gli strumenti che il nostro corpo ci dà, abbia rivelato che i, concetti classici di oggetti solidi, spazio e tempo e causa-effetto perdono il loro significato. Il mondo ci appare più come una complessa rete di relazioni dinamiche. Vedremo e avremo modo quindi di approfondire anche il tema che a me sta molto a cuore, della legge dell'entropia e della sintropia, poiché si collega all'eterno divenire del tutto e all'equilibrio universale. Vedremo poi come la luce, intesa proprio come luce, sia una corrente di corpuscoli di energia con movimento ondulatorio e come l'evoluzione della coscienza sia indissolubilmente legata all'evoluzione vibrazionale. Il nostro universo è uno spazio organizzato in molteplici dimensioni e vibrazioni, e la nostra anima, che abbiamo detto collegamento fra il nostro vero io, l'ego sum e il corpo, è la sintesi evolutiva della dinamica psichica del mondo minerale, vegetale e animale, inteso come mondo quaternario inferiore, dove il primo regno è il regno minerale, il secondo regno è il regno vegetale, il terzo regno è il regno animale e il quarto regno è l'umanità, il regno uomo. Quando si parla di regno uomo, quindi del quarto stadio dell'evoluzione animica di una cellula macrocosmica, si arriva a parlare di quella che è la realtà extraterrestre e il vero messaggio cosmico. E state attenti che questo è un passaggio molto molto importante, perché il tema è che la realtà extraterrestre è intrinsecamente connessa con le leggi cosmofisiche che regolano l'universo, perché se noi esseri umani siamo l'evoluzione, ci stiamo affacciando al quarto stadio dell'evoluzione del regno quaternario inferiore, è altresì vero che esistono altri mondi e altri universi in cui ci sono altre umanità, potremmo dire altri fratelli, che hanno già raggiunto pienamente questa consapevolezza di sé e hanno già iniziato ad esplorare l'universo, così come noi, quando diventiamo più adulti, più consapevoli, viaggiamo in giro per il mondo perché vogliamo conoscere gli altri e conoscere anche noi stessi. Gli esseri che provengono da altri mondi non sono un fenomeno nuovo, cioè sono sì, i messaggeri di amore cosmico, come alcuni li definiscono, che vengono anche chiamati angeli o arcangeli, ma questi esseri hanno visitato l'uomo fin dalla notte dei tempi e ci sono varie testimonianze a conferma di ciò. Non ci sono magari delle prove scritte nero su bianco su libri di testo scolastici, ma ci sono numerose testimonianze e scritti che vanno in questa direzione, e noi abbiamo il dovere di prendere in esame, visto il nostro percorso, tutto quello che ci viene proposto. Gli esseri, alcuni li definiscono esseri di luce, sono altamente evoluti in scienza e spiritualità e provengono da diverse parti della nostra galassia o da altre galassie, come le Pleiadi, Alfa Centauri o la costellazione del Procione. Non altre galassie, scusate, altre costellazioni e altri sistemi stellari. La loro presenza quindi è un atto vero di servizio e di fratellanza nei nostri confronti, che mira a restituire agli uomini la liberazione da ciò che li rende schiavi e dai concetti per i concetti che li fanno soffrire. Cosa che ci rende schiavi? Noi uomini siamo notevolmente, soprattutto noi società occidentali, siamo notevolmente schiavi del materialismo. Infatti, a conclusione del Padre Nostro si dice dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Che cos'è il male? Il male è la presenza forte e costante del materialismo nella nostra vita e l'incapacità dell'uomo di capire che la materia in sé per sé è fine a se stessa, e l'unico scopo della materia è quello di far sì che il corpo abbia esperienza per poter crescere. Quindi non è lo scopo della vita accumulare ricchezze e beni materiali, ma usare i beni materiali per poter acquisire altri valori che non sono quelli ovviamente materiali.
Parleremo quindi della tecnologia un po' fantascientifica, ma che attiene anche un po' al nostro vivere quotidiano, perché ci siamo evoluti abbastanza sufficientemente per capire certi concetti anche tecnici e scientifici. Vedremo come loro, comunque altri esseri di altri mondi, altre dimensioni, sono capaci di manipolare la luce e la materia astrale, permettendo quindi di materializzarsi o viaggiare su mezzi fatti di luce viva o materia psichizzata, i cosiddetti UFO o attualmente detti UAP. Loro, lo abbiamo già detto, sono qui per aiutare l'umanità nel suo percorso evolutivo di risveglio, e specialmente in questa fase critica per prepararci, secondo quanti dicono, a grande contatto. Vedremo anche poi, e faremo degli approfondimenti ad hoc, chi sono questi grandi contattisti che a partire dagli anni 50 in poi hanno dato la loro vita e hanno dato testimonianza dei loro contatti con esseri di altri mondi, e vediamo anche chi sono oggi i personaggi più in voga e più conosciuti, che sono veramente espressioni e messaggeri di fratelli dello spazio. Approfondiremo poi quello che è il grande argomento anche che va a braccetto con il risveglio spirituale, che è la legge dell'amore, che il cui esempio sublime è esemplificato nel Vangelo, e a fianco alla legge dell'amore parleremo anche di giustizia sociale, visto che parliamo di legge, perché non c'è giustizia senza una legge che sia veramente applicata, e la legge dell'amore è una legge che, in poche parole, ha come unico faro di riferimento il concetto dell'ama al prossimo tuo come te stesso. Quindi in ogni puntata ci saranno comunque delle analisi sugli insegnamenti dei Vangeli e degli approfondimenti specifici su Gesù Cristo. La missione di Cristo, potremmo dire, non è terminata. Il suo ritorno glorioso ci è stato promesso, e chi crede è una certezza che viene anche preannunciata sovente da segni sia in cielo che in terra. Quando si dice che tornerà accompagnato dalle nuvole in cielo, potremmo anche dire che forse le nuvole sono anche navi celesti di luce. Cristo incarna la luce divina che compenetra tutti i soli dell'universo. Attenzione, tutti i soli dell'universo. Io sono la luce del mondo. Quindi noi confronteremo i suoi insegnamenti con i parallelismi presenti in altre tradizioni religiose come l'induismo, il taoismo e il buddismo, che condividono lo stesso principio, l'unità fondamentale della verità. Io sono la via, la verità e la vita. La legge universale che governa il tutto, quindi l'abbiamo detto, è la legge dell'amore, o come diceva Dante, amor che muove il sole e le altre stelle. La sua declinazione più semplice, come abbiamo detto, è ama il prossimo tuo come te stesso. Però, se veramente siamo a favore della legge dell'amore, siamo anche a favore della legge della giustizia, dell'applicazione della legge, quindi della validità e della vera giustizia, che non è intesa come punizione, ma massima espressione dell'amore, che armonizza e regola i valori cosmici. Un padre o una madre, quando educano il proprio figlio o lo puniscono, lo puniscono, ma lo educano sovente e spesso perché gli vogliono bene, perché hanno a cuore la sua crescita, non vogliono il suo male, quindi cercano di farlo crescere anche alle volte con alcune, potremmo dire, correzioni lungo il percorso. Solo chi attua il valore indispensabile dell'amore altruistico, quindi del servizio e della fratellanza, può evolvere, ma perché ha capito che l'altro non è diverso da sé, perché siamo in un tutto interconnesso. Quindi discuteremo della necessità, e lo sottolineo, della necessità della giustizia sociale e della lotta contro la criminalità organizzata, ad esempio, e contro l'odio e contro l'ingiustizia, contro tutto e tutti. Quindi questi valori di amore, giustizia e pace sono i pilastri fondamentali per l'evoluzione di esseri spirituali come siamo noi. Quindi lavorare per una società più equa è un atto altamente stimato dal cielo. In sintesi, Spiritosi Podcast si propone di essere una piccola luce in mezzo a tanta confusione, a tanto buio,
una piccola luce e una piccola aiuto per conoscere e esplorare la nostra essenza e la nostra scintilla divina e la nostra origine cosmica. Siamo qui per stimolare le nostre capacità superiori, psico, fisico, spirituali, e per comprendere che anche se la strada è ripida e piena di insidie, non siamo da soli nell'universo. Io sarò con voi fino alla fine dei tempi. Vi chiedo di ascoltare con attenzione quello che verrà detto, perché la verità in fondo è molto semplice. Grazie per essere stati con me. Vi aspetto alla prossima puntata di Spiritosi Podcast. Pace su tutte le frontiere.